Molto bene, molto bene. Rinascita. Che tema importante, no? Che tema affascinante. Ho sempre amato moltissimo questa parola, anche se il prefisso "ri" presuppone che qualcosa alla prima non è andata del tutto bene. Ciò nonostante, rinascita ha proprio in sé qualcosa di tranquillizzante, perché esprime la possibilità di una seconda chance, di una terza, di una quarta, e nel suo vasto, no, valore significativo ospita un sacco di immagini metaforiche, dalle più comuni di quelle di tutti i giorni, no? Ho lavorato come una matta, un mal di schiena distrutta, ho fatto una sauna, mi sono sentita rinascere, a quelli più esistenziali, no? Quel rapporto era un inferno, abbiamo sofferto tantissimo, ho provato tanto dolore, poi ci siamo lasciati e dopo, col tempo, mi sono sentita rinascere. Funziona. Rinascere è un bel concetto, funziona. È un bel modo di dire. Ciò nonostante non posso che esprimere la mia avversità ai modi di dire. Sì, perché il modo di dire è il modo con cui il dire si nasconde dietro una barricata di vaghezza che esprime in un modo sbrigativo, spesso inesatto, distratto, la qualità di un sentimento, la qualità di un'emozione, la qualità di un'esperienza, no? Sottendogli dignità e rendendola in qualche modo opaca. Ma parliamo di rinascita. Anzi, voglio farvi un esempio. Quando ci si definisce offesi, no? È un modo un po' borghese e anaffettivo per non definirsi feriti. Io preferisco di gran lunga definirmi ferita profondamente, perché quella ferita si mostra a me in tutta la sua gravità, in tutta la sua importanza, in tutto il suo valore. Sì, preferisco dire ferita che offesa. Ma torniamo alla rinascita. È una parola che ho usato tantissimo, soprattutto quando ero adolescente. Sì, perché quando si è ragazzi, no, non siamo troppo armati per capire e dare un valore all'esperienza, e quindi si ricorre a un termine così vago per parlarne. Ma ora che sono vecchia, anche se faccio molto per non sembrarlo, ma lo sono, beh, adesso ho un'urgenza, quella di dare un nome ai sentimenti, un nome esatto ai sentimenti, un nome esatto alle emozioni, un nome esatto alle esperienze e trovargli un luogo esatto nel mio animo. L'esattezza mi convince, mi tranquillizza, perché mi fa capire che quel sentimento, quell'esperienza, quell'emozione, io l'ho compresa, l'ho accolta e l'ho fatta mia. Quanto detesto la vaghezza, io amo l'esattezza, in tutto, in tutto, nelle cose più cretine anche. Se ho bisogno di un materasso, voglio che ci siano quei negozi che si chiamano Materassomania, no? Siamo sicuri che lì un materasso c'è. Se ho bisogno di una vite o di un bullone, certo non pretendo che esista la fonte del bullone, ma l'esistenza di un ferramenta mi tranquillizza, no? Un'altra mia fissazione è la simmetria, mamma mia, una roba da vecchia proprio. La simmetria, due vasi messi su un camino, un punto A e un punto B che delimitano uno spazio intermedio dove uno mette quello che vuole, la foto di una vecchia parente, una composizione di fiori, una bella testa africana. Ecco, la signora Foer sta andando fuori tema. No, in realtà questo è il mio modo, il materasso, la vite, la simmetria, per esprimervi che alla mia età si ha bisogno di certezze, si ha bisogno di capire con certezza il proprio sentire, i propri sentimenti, e anzi si ha voglia, si ha necessità che ogni sentimento abbia il suo speculare, il suo opposto, no? Rancore, perdono, lievità, pesantezza, luminosità, oscurità.
Allora, in questo mio delirio senile, un po' degli opposti, dato per valido il valore della parola rinascita, esiste la parola rimorte? No. E io dove la metto la mia testa africana? Qui barcollano le certezze, ma per fortuna tutti noi abbiamo due certezze nella vita. La nascita, il punto A, e la morte, il punto B. E nel mezzo c'è una cosa meravigliosa, che è l'esistenza. E anche una cosa ancora più meravigliosa è dare un senso alla propria esistenza. No, signori, non si rinasce perché non si rimuore. Finché si è in vita, si è costretti ad essere in vita, a stare in vita, a provare delle esperienze, a provare sentimenti importanti come rabbia, dolore, amore, amicizia, devozione, riconoscenza, appartenenza. La vita ci dà la possibilità di scalzare le nostre convinzioni e sostituirle con altre più fresche, più solide, più vigorose, che ci rappresentano di più in quel momento. La vita ci dà la possibilità di ricrederci senza rimorti o rinascite intermedie, tanto meno resurrezioni, che è un privilegio che è stato dato a pochi e anche difficilmente documentabile, trovo. Comunque, vi racconto di me. Quando ho perduto il mio amato compagno, Hervé Foer, era un uomo dolcissimo e molto solido. Quando lui è mancato io mi sono sentita completamente persa. I miei pensieri erano pieni di morte, non volevo esistere più. Ero così arrabbiata che lui mi avesse lasciata da sola in questo mondo. Ero terrorizzata. I miei pensieri erano di sparire, di morire. Sarei voluto morire, ma niente. La vita non mi ha concesso questo lusso. Ho dovuto stare in vita, in quella vita, nella mia vita, e fare i conti con la perdita del mio amato, ma col tempo, proprio grazie al tempo della vita, ho ritrovato la mia stabilità, ho riscoperto il valore delle piccole cose, ho trovato un posto all'amore per il mio amato Hervé, nel suo ricordo. Non voglio certo convincere nessuno a non usare più il termine rinascita, per il quale io voglio esprimere tutto il mio rispetto, soprattutto nel suo valore letterario, poetico, evocativo, mistico, religioso, nel suo valore animico. Ma vi invito, tutte le volte che vi è possibile, di scegliere con cura il nome da dare ai vostri movimenti interiori. Ve ne sono di meravigliosi: ritrovarsi, riaffacciarsi, ritornare, ricostruire e, perché no, rivoluzionare. Concludo esprimendo la mia totale antipatia per la figura dell'araba fenice. Questo uccellaccio agitato, rumoroso, esibizionista per autocombustione, trovo anche volgare, e nasce, rinasce la cenere, il fuoco, mamma mia, un casinista, troppo ingombrante. Io mi auspico che questa araba fenice schianti una volta per tutte. Schianti, schianti. Anche... Sì, ma anche perché trovi un po' di pace, no? No? E se proprio deve rinascere, perlomeno che non lasci troppa cenere in giro. Grazie.